Buongiorno amici del canale! Ciao! Ciao! Oggi ho molti aiutanti. Sì. Dobbiamo rifare questa bella credenza per il tuo bimbo Sì. e per sua moglie. Sì. Quindi facciamo capire che il tuo bimbo non è proprio un bimbo. No, Quanti beh. anni ha? 34. Però ha una casa molto magic. Sì. Come tutti in famiglia. E questo mobile deve andare davanti a un tappeto molto particolare che ha dei colori bellissimi e per questo motivo, in comune accordo con i proprietari del futuro mobile restyling, abbiamo deciso di utilizzare i due nuovi colori Magic Paint: Carry Up, che è questo ocra molto bello, molto profondo, e Pure Sand, una tonalità calda che è perfettamente in centro tra Clear Sand e Dark Sand, si posiziona perfettamente nel mezzo, quindi non ha la punta grigia del Dark Sand, ma non è neanche così tanto avorio come il Clear Sand. A me piace un casino e copre tanto. Ma senti, ma vogliono vedere più ocra o vogliono vedere più bianco? Io non mi ricordo. Vabbè, adesso andiamo a sondare, li chiamiamo e Vediamo. partiamo. Partiamo! Io parto passando la carta vetro perlomeno sul piano superiore. Perché? Perché questa finitura sarà molto più moderna, nel senso che non troppo moderno, caldo e contemporaneo, però questo tappeto è molto particolare, ha dei toni rossi, ha dei toni anche ocra, neri, particolari. Deve assolutamente parlare con questo mobile. Siccome adesso ho una finitura leggermente cerata ma anche molto venata, perché qua molti anni fa, più di 20 anni fa, è stato passato una cementite sulla base, poi uno smalto e poi è stato finito anche a cera, ho bisogno di togliere via leggermente questa parte molto ruvida e venata, quindi passo la levigatrice ma solo sul piano superiore. Per il resto proseguo facendo aba. Carta 120 e parto. Mentre io continuo a carteggiare il piano superiore, che sta venendo veramente benissimo, Emma e Monica iniziano a fare aba su tutto il mobile. Emma, ricordaci come si fa aba, così facciamo un repeat. In un secchio di acqua calda, ci saranno più o meno 2 litri d'acqua, metto un bicchiere di ammoniaca e 4-5 cucchiai di bicarbonato. Ovviamente vado ad occhio, non è importante se è più preciso. Esatto. Spugna che gratta. Pulisco bene tutta la superficie, poi sciacquo con uno straccio e acqua pulita. È importante fare questo passaggio per far aggrappare bene 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 la pittura, ovviamente per far attaccare bene Magic Paint. E ovviamente non sappiamo bene quale finitura è stata stesa, perché negli anni hanno messo anche della cera su questo mobile, quindi decerare con aba è ancora più fondamentale. Emma, mentre tu lavi io continuo. Guardate che bel legno che è venuto fuori. Io sono sempre premunita, prima di lasciare un piano a legno grezzo, lo voglio sverniciare, lo voglio carteggiare, voglio capire che tonalità viene fuori per capire se sta bene con il mio restyling. In questo caso, togliendo via il primo strato di colore, togliendo via la cementite, è venuto fuori un legno molto chiaro che starà bene con il mio restyling e quindi lo voglio mantenere a legno grezzo. Ovviamente lo proteggeremo. Ho passato ovunque la carta 120 e ho tolto via sia la vecchia vernice che la cementite. Ora passerò la carta 320 per lisciarlo e renderlo veramente vellutato. Ricordate che non è solamente una sensazione al tatto, ma è anche chiusura dei pori del legno. In questo modo sarà più protetto il legno, assorbirà bene comunque la protezione, ma sarà molto più resistente. Lo passo su tutto il piano superiore.
qua negli anni è stata messa della carta da parati ed è stata incollata con della colla spray, ora noi togliamo i residui. Come? Con lo staccaparati. Cosa faccio? Metto un po' di staccaparati diluito con acqua sulla superficie, meglio se lo lasciate in orizzontale in modo che possa proprio attivarsi ed eliminare i residui, e dopodiché mi aiuto sia con un raschietto che con una spugna. Cosa faccio? Lo passo e guardate, vado a togliere via delicatamente, senza grattarvi la vernice troppo in profondità, tutta la colla, in modo che tolgo via lo spessorino, il residuo. Vedete che il colore cambia leggermente e che ovviamente la colla si toglie. Avrò finalmente la superficie bella liscia e non avrò più i residui che mi creano quello spessore di pochi millimetri fastidioso poi per la pittura. Questa colla era molto secca, ma nonostante tutto si toglie bene. Sicuramente la differenza tra il tono che voi vedete su questo mobile nuovo Pure Sand non sarà tantissima, perché stiamo stendendo un colore chiaro su un altro colore chiaro, ma vi voglio far vedere com'è bello questo colore, quanto copre, quanto è puro. Infatti si chiama Pure Sand. Uso il pennello Elizabeth, giro molto bene, carico molto bene il serbatoio del pennello e ora faccio questo. Guardate già con la prima mano che tono bello che ho, puro, elegante, coprente, vellutato. Togliamo subito, già con la prima passata, il giallo che c'è. Sicuramente poi stenderemo 2 mani, ma guardate che bello questo tono puro e coprente di bianco. Bellissimo. Se non l'avete ancora provato, affrettatevi, perché è veramente una scoperta e soprattutto copre veramente bene. Io lo passo dappertutto, come potete notare abbiamo già messo il nastro carta sui bordini per evitare di andare poi a sporcare le nostre guide del cassetto, e quindi bello preciso stendiamo Pure Sand su tutta la struttura. Ma quanto è bello il nuovo Ocra Curry Up, è stupendo. Adesso guardate anche la coprenza che andrò a stendere sulla parte piatta delle antine dei cassetti. Ovviamente io stenderò 2 mani per avere una tonalità ancora più profonda, ma è veramente spettacolare. Bello, bello, bello. Scalda e dona molta personalità a tutti i restyling. Io lo stendo con il pennello testa quadra, se sbavo mi tengo vicino un pannetto umido e faccio così. In questo modo sarò molto precisa. Diamo il tocco speciale a questo bellissimo mobile che avrà il nostro transfer Exotic Border.
Perché? Perché il tappeto in questione ha esattamente gli stessi decori che ci sono su questo transfer. E com'è possibile? Beh, perché anche l'area design si ispira a degli stili ben definiti. Noi partiamo con il cassetto e l'antina centrale. Il mio preferito tra tutti i bordi è lui e il mio preferito tra tutti i bordi è lui. Prima però vediamo di ottimizzare assolutamente le lunghezze. Certo. Quindi iniziamo mettendone una centrale, qua sull'antina, che è lunga 51? Sì, 51. Ok, misurami da qui 51. Qui? Perfetto, proprio a metà. Andiamo a predisporre ovviamente la fascia su questa antina. Lui sull'antina è stato predisposto centrale. Ne metteremo poi altri ai lati per creare il pattern. Lui avanza e ovviamente lo teniamo. Potrebbe stare bene su dei barattoli, su altre cose. Lo mettiamo da parte. Per il cassettino vorrei provare con questa stringa che mi piace moltissimo. Quanto è lungo? 32. Misuriamo 32. Perfetto, taglierò fin qua. Lei viene messa qua centrale. Ci mettiamo più comode perché lei non sta molto come Clarissa. E iniziamo a grattare. Togliamo la carta protettiva da dietro. Emma, dammi il mezzo, il centro. Che oggi stiamo anche col centimetro, per noi è una cosa rarissima, però vogliamo essere precise. E 26. Quindi 13. Perfetto, il 13 più o meno qua, giusto? Vai da sotto, io vado da sopra, dobbiamo rimanere all'interno del bourdin. Appoggiati pure. E voilà. Applichiamo anche al cassetto il primo bordino. Sui cassetti ovviamente ne metteremo solo uno, mentre sulle antine ne metteremo 3. Uno centrale, poi una a destra e uno a sinistra. Voilà, bellissimo. Emma, facci vedere il cassetto. Eccolo qua. Il primo passaggio è questo, quindi decidere come mettere le varie fasce. Sulle porticine vorrei una più larga, centrale, due un pochettino più piccolini ai lati, e sui cassettini probabilmente ne basta solo una. Sì. Andiamo avanti? Sì. Facciamo vedere a casa però come abbiniamo e perché le scelte di Certo. stile.
Prepariamo la base per il nostro piano superiore. Perché la preparo? Perché non voglio utilizzare questa volta il marron glacé puro, sarebbe troppo scuro. Quindi in questa ciotolina metto un goccino di marron glacé e un goccino di protettivo satinato. In questo modo lo vado a diluire. Ovviamente lo alleggerisco, sarà meno profondo e vado a metterci anche un pochino di acqua. Perché acqua? Perché così il legno lo aberrà meglio, sarà leggermente diluito e tingerà ovviamente anche un pochino di meno. Giro bene, miscelo tutti i componenti e con il pennello King vado a stendere. Perché uso il King? Perché è bello tozzo, immagazzina molto protettivo e in questo modo vado a tingere bene senza fare difficoltà in stesura. E voilà. Come sempre, quando si fanno dei piani dei mobili lunghi è meglio partire dal centro, quindi giro bene, prendo il pennello King dalla ghiera, importante, scarico solo i lati, tengo il prodotto nel cuore e dal centro vado a dilungarmi sui lati. Vedete che il colore del legno cambia delicatamente, diventa un pochino più profondo, ma non troppo noce, non troppo scuro. Liscio bene la superficie perché ovviamente non si devono vedere pennellate e guardate che bel tono ha preso il legno, delicatamente ambrato. Continuo sempre colorandolo nella lunghezza, così. Ora lascio asciugare bene questa prima mano di marron glacé molto chiaro e quando sarà asciutto cercherò di capire se mi piace o se ne posso dare una seconda mano. Ovviamente stendendo una seconda mano vado a renderlo ancora un pelino più ambrato e scuro. Lo decido fra un po'. Stendiamo una mano di protettivo opaco su tutta la struttura. Perché opaco? Perché mi piace molto questa finitura quasi neutrale, come se non esistesse. E questo colore secondo me sta ancora meglio con questa finitura, sia il Carry Up che il Pure Sand. Uso il pennello Elizabeth un pochettino più grande perché ci metto sicuramente di meno dovendo fare anche i laterali e tutta la struttura. Poi è talmente facile da stendere il protettivo opaco che ovviamente devo fare ancora meno attenzione, è proprio un protettivo che toglie qualsiasi tipo di difetto. Quindi mi raccomando, se avete qualche dubbio provatelo perché è veramente un portento. E voilà! Rifinisco tutto e ovviamente passo con il protettivo opaco anche sopra i transfer. Ricordate sempre che i transfer possono accettare solo una mano di protezione. Quindi se su questo mobile volete dare 2 mani di protezione, va benissimo, l'importante è che ne spalmiate solo una sopra i transfer. Anche perché 2 non serve dove c'è il cassetto e le antine, ma magari la zoccolatura del fondo dove magari si sbatte l'aspirapolvere o dove si passa magari il mocio può necessitare di 2 mani di protezione, perché no? Dipende dall'usura che avete in casa. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, nella parte sottostante se volete potete passare anche 2 mani, ma sui transfer sempre solo una mano di protettivo. Perché? Perché altrimenti ve li scolla. Continuiamo. Una seconda mano di marron glacé diluita sul piano, in questo modo sarà ancora più ambrato. Come vedete asciugandosi ha schiarito, quindi mi raccomando ricordate sempre non fatene un dramma se vi sembra tutto subito troppo scuro, perché asciugandosi ovviamente il legno beve e cambia. Le 3 dell'Ave Maria ci abbiamo qua. Siamo, ecco. Lo vedete montato? Com'è? A me piace. Sì, anche a me. Il legno sopra è molto bello. Sì. Abbiamo dato una lisciatina, una seconda mano e ora sta veramente molto molto bene. Quindi cosa faremo adesso? Lo porteremo a casa del figlio di Monica e vedremo come starà finalmente bene davanti a questo bel tappeto che è perfettamente in simbiosi con il nostro transfer. Fin quando non lo vedete nel suo posto finale non capirete la motivazione di questo restyling, quindi state qua perché tra poco lo vedrete. Andiamo! Anche questo restyling È finito. e siamo venuti a casa dei ragazzi per far vedere da cosa è nata l'ispirazione, ovvero da questo tappeto che ha le stesse identiche forme e disegni
che ci sono sul mobile. Non vogliamo disturbare troppo casa, però volevo farvi vedere questi toni come si accostano bene sia al pavimento che al tappeto che al resto che hanno scelto nella casa per arredare. Qua vicino ci sono anche delle sedie che sono dello stesso colore di Carry Up e anche una poltrona, altri complementi, e quindi secondo me è veramente l'abbinamento perfetto. C'è Emilio che vuole giocare, quindi non continuiamo a distrarlo e a dar fastidio. Andiamo via e vi ricordiamo solo due cose. Uno, dove si trova Magic Paint? Sul sito magicpaint.it, dove trovate anche tutti i rivenditori autorizzati in una comoda cartina. Nel cerca scrivete la vostra città e vedete tutti i rivenditori vicino a voi. E invece Magic Paint non si trova su Amazon e Nelle grandi catene di brico come Leroy Merlin. brava Emma che hai specificato, perché sempre più richieste di persone ci chiedono dove. Andate sul sito magicpaint.it e lo trovate. Vi saluto! Ciao!